Che differenza c'è tra una rete elettrosaldata a rotoli e una recinzione rigida a pannelli? Come scegliere quella più adatta per noi? Scopriamolo oggi in questo video. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop e in questo video comparativo, come ho anticipato nel titolo, vedremo le differenze fra questi due prodotti che spesso vengono un po' confusi. Sono in realtà due famiglie di recinzioni totalmente diverse, c'è un po' di confusione in merito, cerchiamo di fare chiarezza e darvi qualche consiglio pratico, semplice per poter individuare il modello più adatto alla vostra esigenza. Bene, partiamo. Primo aspetto importante, le reti elettrosaldate a rotoli sono appunto a rotoli. Sembrerà scontato dirlo, ma qua la vedete in un telaio espositivo, in realtà la confezione è un rotolo, sono 25 metri normalmente arrotolati con un ingombro relativamente contenuto, mentre invece il pannello sono dei pannelli rigidi modulari, quindi il pannello ha già una lunghezza sua che normalmente è di 2 metri. È proprio un po' come dire vado a scegliere una moquette o una piastrella. La moquette la srotolo, la piastrella vado avanti fino a quanto mi serve e poi arrivo al fondo e dovrò tagliarla in modo diverso da una rete. Entrambi i modelli sono composti da fil di ferro elettrosaldato, quindi ogni incrocio della rete o del pannello viene elettrosaldato tramite dei macchinari, solo che con la differenza che queste, le reti, hanno diciamo un filo sufficientemente fine da poterle ancora arrotolare, i pannelli no. In più nel caso dei pannelli presentano normalmente delle pieghe che oltre a abbellire diciamo il prodotto, dargli un po' di movimento estetico, aiutano a nervarlo, a tenerlo rigido. Normalmente tutti e due i modelli hanno dei fili che oltre ad essere elettrosaldati come dicevo prima sono zincati e plastificati. Si possono trovare di colore verde, il più classico, sui pannelli si trova anche bene l'antracite, diciamo un 50-50%, mentre invece sulle reti è più difficile trovare l'antracite, ma esiste anche qualche prodotto del genere. Per ogni famiglia di prodotto esiste un mondo dietro, nelle reti ci sono un sacco di tipologie di maglie, fili differenti, lavorazioni, stessa cosa nei pannelli. Io qua di fianco a me ho un classico, ho un esempio, quello più venduto, quello più utilizzato che si vede di più, ma in realtà esiste anche qui un mondo dietro, ci sono pannelli di sicurezza a livello sportivo, residenziale, insomma sono veramente tanti i campi per ognuna delle proprie famiglie appunto. Bene, arriviamo al dunque, come scegliere quello più giusto? Immagino che qualcuno di voi starà guardando magari questo video e si dirà sì, ma come faccio a scegliere uno o l'altro, su quale base? Io vi do qualche input, poi a voi la scelta ovviamente. Primo aspetto importante, il budget, la disponibilità economica che avete. Sarà brutto dirlo, l'ho detto forse in modo un po' grezzo, ma parliamoci chiaro, nelle reti a rotoli si hanno dei prezzi che possono variare, non mi piace fare prezzi nei video, ma possono variare da insomma 5 euro al metro, grosso modo, i pannelli si parla di 15-20 euro al metro, quindi proprio sono due cose completamente diverse a livello di costo. Il secondo aspetto importantissimo è dove va posato, perché se qualcuno mi dicesse io devo fare la mia recinzione nel bosco che è scosceso e si fa fatica ad arrivare con qualsiasi mezzo, non avrei dubbi a consigliargli una rete a rotoli, magari non elettrosaldata come questa ma maglia sciolta, quelle romboidali, e vi sconsiglierei i pannelli perché sennò diventate matti a posarli o diventerà matto, o meglio si farà pagare molto caro chi ve li poserà per voi. Viceversa, se avete un muretto di fronte a casa in piano pulito, potete tranquillamente valutare una recinzione a pannelli modulari. È molto più facile vederle in queste situazioni, si presta molto bene a essere posata su muretti, normalmente si hanno con le piastre a tassellare sotto, cosa che invece le reti bisogna prendere dei paletti attivi, saldargli la piastra. Questo è un sistema invece a pannelli che invoglia ad essere posato su muretto, mentre invece le reti possono avere altre caratteristiche, ripeto, quindi il bosco o quindi perché no anch'essa su muretto, ma ripeto, zone lineari valutate pannelli, zone più scoscese valutate le reti. Altro aspetto che può influire sulla vostra scelta è il senso estetico che volete dare alla vostra recinzione e il senso di robustezza. Parliamoci chiaro, entrambi i prodotti, anche se sono un po' gli opposti quasi, stiamo parlando qua di un filo da 2,5 mm e qua da 5 mm, insomma 2 volte tanto, entrambi si possono tagliare con delle tronchesine, quindi il senso di sicurezza è molto relativo. Chi vuole entrare in casa vostra
vostra probabilmente usa delle tronchesine un po' più piccole qua e un po' più grandi di qua, ma entra comunque, non è questo che fa la differenza. Quello che può piacervi è un senso estetico più robusto, più importante come un pannello, o viceversa un senso estetico minore, una rete sufficiente a dire questo terreno è mio, l'ho recintato. Anche a livello visivo, proprio parere personale, ovviamente preferisco, è molto più bello vedere una recinzione a pannelli rispetto a una recinzione in rete. E per posarli qual è più facile, qual è più difficile? Io ho la mia opinione, se parliamo di recinzione a tassellare, anche qui vince il pannello, perché il pannello una volta montato col suo palo, imbullonato, quindi un'operazione molto semplice, basterà tirarlo su, appoggiarlo sul muretto e tassellarlo. La rete invece implica, come dicevo prima, di saldare le piastre su dei paletti a T perché non esistono con le piastre già saldate, tirare, mettere le saette, tirare i fili di tensione, stendere la rete e legarla alla fine. Qua invece abbiamo già un prodotto già in qualche modo finito, quindi la posa su muretto senza dubbio vince il pannello. Su terreno è difficile posare sia uno che l'altro, parlo di terreni scoscesi, se parliamo di un prato in piano se la giocano, siamo 50-50, ma un terreno scosceso vince la rete senza dubbio. Ultimo aspetto, forse un po' sottovalutato, è quello del trasporto del materiale. Che voi vi rechiate in un centro di acquisto per comprare il prodotto, che lo compriate online, non dimenticatevi dell'ingombro che invece hanno i pannelli una volta ordinati, una volta da portare via. Sono normalmente pannelli abbastanza ingombranti perché sono da 2 metri, vanno messi normalmente su bancale, vanno imballati in un certo modo. Diversa invece è la rete. La rete è un rotolo, ve lo potete caricare anche in macchina, i paletti si possono caricare anche in macchina con un portapacchi. Il pannello, ripeto, se ha delle dimensioni di altezza un po' elevate, oltre l'1,20, l'1,50, è un problema anche il trasporto, valutatelo. Bene, vi siete fatti la vostra idea? Vi ho chiarito un pochino, magari qualche dubbio? Spero di sì. Se ne avete altri, lasciatecelo scritto nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Parliamo sempre di recinzione. Buon lavoro a tutti, ciao!